Ciao a tutti e bentornati su Red Black Insights. Oggi metteremo sotto la lente di ingrandimento il nuovo assetto societario del Milan, ponendoci una domanda fondamentale. Ci troviamo di fronte a un progetto solido e all'avanguardia oppure a una semplice illusione strutturale? Faremo una vera e propria radiografia del club, confrontando questa nuova architettura con il celebre modello Liverpool a cui pare si sia ispirato Cardinale, sviscerando i limiti imposti dalle normative FIGC e svelando quelli che sono i colli di bottiglia operativi che rischiano di paralizzare il mercato rossonero. Mettetevi comodi, perché quello che la carta non dice lo dicono le dinamiche societarie. Per capire dove sta andando il Milan, dobbiamo prima guardare al suo benchmark di riferimento, il Liverpool di Fenway Sports Group. La macchina sportiva inglese, capace di vincere Champions League e Premier League, non è nata dall'oggi al domani. È il frutto di un decennio di sedimentazione, costruito attraverso tentativi, errori e una graduale ma inesorabile centralizzazione del potere nelle mani del CEO Football, Michael Edwards. La realtà in casa Milan, invece, è radicalmente diversa e nasce da un'emergenza, quella del 25 maggio 2026. In quella data, con un laconico comunicato, la proprietà Redbird ha liquidato simultaneamente allenatore, direttore sportivo, direttore tecnico e amministratore delegato, azzerando i vertici dell'area sportiva. Il nuovo modello non è quindi il risultato di una pianificazione decennale, ma una struttura nata in un'unica estate, in parte a causa di rifiuti esterni e in parte per l'impossibilità di chiudere certi contratti che ha costretto il club a elevare dei puri analisti interni a ruoli operativi di primissimo piano. Questa genesi frettolosa si riflette in modo lampante nella catena di comando. Il modello del Liverpool vanta una gerarchia verticale e cristallina. Il CEO del football sovrintende, il direttore sportivo esegue e coordina lo scouting, ogni figura ha un nome e una responsabilità precisa. Il Milan invece ha optato per un comitato decisionale orizzontale. Non esiste un DS unico, le scelte strategiche e finanziarie devono emergere dal consenso di 4 figure. Bobby Gardiner per l'intelligence, Hendrik Almstad per il player trading, Donato Lomonte per lo scouting e David Castelblanco per la finanza. Il problema critico di questa struttura orizzontale è che l'assenza di un capo dell'area sportiva fa dissolvere le responsabilità. Nel calcio, infatti, quando un mercato fallisce e le decisioni vengono prese da un organo collegiale, la colpa è di tutti, il che equivale a dire che non è di nessuno in particolare. Come se non bastasse l'instabilità di questa struttura orizzontale, il Milan si scontra con un vero e proprio muro burocratico. L'articolo 11 del regolamento FIGC sui direttori sportivi. Questa norma impone ai club di Serie A di avvalersi esclusivamente di soggetti iscritti all'elenco federale per condurre le trattative, usare il sistema TMS e depositare i contratti. Il problema è che le licenze estere o i curriculum brillanti non hanno alcun valore automatico in Italia. Analisti puri o dirigenti stranieri non possono legalmente firmare gli acquisti del Milan. Il tempo scorre e la società ha una scadenza ineludibile, come ho già scritto sul mio approfondimento Substack, fissata al 15 settembre 2026, per presentare un direttore sportivo regolarmente tesserato che si assuma la responsabilità legale delle operazioni. La via d'uscita per aggirare questo ostacolo normativo risiede in una prassi consolidata del calcio italiano. Scindere cioè chirurgicamente la sostanza dalla forma. Da una parte abbiamo chi decide, ovvero i dirigenti che scelgono il calciatore, fissano il budget e conducono la trattativa estera, attività per le quali non serve alcun patentino. Dall'altra parte abbiamo chi firma, ovvero la figura dotata di abilitazione FIGC che appone la propria firma digitale e deposita i moduli in Lega. È un trucco istituzionale già visto in Serie A, in particolar modo alla Roma con figure come Monchi, Tiago Pinto o Ghisolfi, e che lo stesso Milan ha già testato nel 2023 con il binomio formato da Geoffrey Moncada per la sostanza e Antonio Dottavio per la burocrazia. Ed è esattamente questa la soluzione che il Milan pare abbia ingegnerizzato per l'estate 2026. L'istituzione di un direttore sportivo pro forma. La mente del mercato, il comitato decisionale formato da Almstad, Gardiner e Castelblanco, elaborerà le scelte. La mano, invece, sarà quella di Donato Lomonte.
In qualità di responsabile dello scouting, Lomonte possiede il necessario patentino FIGC e agirà da scudo normativo firmando materialmente i documenti. È il paradosso perfetto del nostro sistema. La federazione protegge gelosamente un albo professionale con un esame annuale, ma permette poi che il potere decisionale e i milioni vengano mossi da chi quell'albo non fa parte. Ovviamente questo in base alle ultime indiscrezioni, ma qualora non sarà Lomonte il DS designato, dovrà comunque essere un altro scelto dall'elenco dei direttori sportivi registrati presso l'albo della FIGC. Superato questo scoglio, si entra però nel vivo dei problemi operativi interni. L'organigramma rossonero nasconde infatti un pericoloso collo di bottiglia procedurale sui limiti di firma. Come ho già scritto sui miei canali, l'amministratore delegato operativo Massimo Calvelli gode di un'autonomia a firma singola solamente per operazioni fino a 10 milioni di euro. Ma sappiamo benissimo che nel calcio di oggi un centrocampista o un attaccante di livello sfondano facilmente questa soglia. Per operazioni tra i 10 e i 100 milioni di euro è richiesta la firma congiunta con Gerry Cardinale o Paolo Scaroni. Immaginatevi in piena sessione estiva tra fusi orari e scadenze brucianti. La necessità di un'approvazione da New York per ogni cessione da 40 milioni oppure un acquisto da 30 rischia di creare un ritardo strutturale enorme, un vero e proprio punto di pressione che i club venditori sfrutteranno a loro vantaggio. E ad aggiungere un ulteriore strato di complessità c'è quello che possiamo definire il fantasma dell'organigramma, cioè Zlatan Ibrahimovic. Ibra non ha alcuna carica ufficiale nella visura camerale del Milan, eppure la sua influenza è totale. In base alle ultime indiscrezioni dei giornali, il suo contratto da $1 milione all'anno è stipulato direttamente con Redbird in qualità di operating partner, cioè un manager del fondo americano. Ma il vero dettaglio rivoluzionario è che Zlatan possiede un'opzione call per acquistare quote del club ancorata alla valutazione di $1,2 miliardi stabilita nel 2022. Questo interesse economico diretto nella valorizzazione dell'asset trasforma Ibrahimovic in un vero e proprio amministratore di fatto. La sua presenza è strutturata con il fondo, è essenziale per le dinamiche interne, ma rimane formalmente invisibile agli occhi della Lega. Tutta questa frammentazione decisionale e burocratica ricade pesantemente sulle spalle del nuovo allenatore, Ruben Amorim, generando un paradosso sportivo. Senza un direttore sportivo unico, forte e autorevole, manca quel cuscinetto istituzionale che nei top club protegge la squadra dalle pressioni del mercato e dai risultati altalenanti. Amorim, abituato a far valere il suo peso tecnico, si ritrova ad avere come interlocutore formale un analista di 34 anni. Il risultato strutturale di questa anomalia è che l'allenatore è quasi costretto a diventare di fatto il direttore sportivo di se stesso, assumendosi non solo la gestione del campo, ma l'intero rischio e la responsabilità del fallimento del mercato. Tirando le somme di questa complessa architettura, è chiaro che Redbird stia tentando un esperimento ad altissimo rischio: comprimere i 10 anni di apprendimento e stabilizzazione vissuti dal Liverpool in una sola febbrile estate milanese. Lo fa appoggiandosi su 3 pilastri estremamente fragili, a mio avviso. Una responsabilità tecnica dissolta in un comitato collegiale in cui di fatto nessuno risponde individualmente degli errori. Una separazione costante tra chi decide e chi firma per aggirare le norme FIGC e una governance spezzata, dove l'operatività quotidiana a Milanello è vincolata da firme intercontinentali a New York e amministratori ombra come Zlatan. Il tentativo insomma di replicare l'apice del successo altrui saltando a pie pari il faticoso processo di costruzione crea una struttura altamente instabile. Riusciranno i dati e gli analisti a compensare l'assenza di gerarchie chiare? Se questa radiografia del sistema Milan vi ha aiutato a leggere tra le righe delle ultime notizie che riguardano il nostro club, vi chiedo di supportare questo spazio di approfondimento. Lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale attivando la campanella e soprattutto ditemi la vostra nei commenti. Credete che questo modello orizzontale in stile Moneyball possa trionfare in Italia oppure l'assenza di un vero direttore sportivo sarà fatale per il Milan di Amorim? Vi leggo tutti, alla prossima!